Bentornati amici appassionati di domotica sul nostro canale. Quest'oggi andremo ad affrontare un argomento del mercoledì, ovvero un tutorial su Home Assistant. Nello specifico vi spiegheremo gli strumenti per sviluppatori, come controllare gli stati, tutte le funzioni avanzate, ma soprattutto a come creare dei sensori template per tutti i nostri dispositivi integrati, in modo tale da non perderci nessuna informazione e di avere più accuratezza nello scatenare le automazioni di Home Assistant. Quindi bando alle ciance, ci vediamo subito dopo la sigla. Innanzitutto rechiamoci direttamente negli strumenti dello sviluppatore, quindi andremo in questa barra laterale che abbiamo sul lato sinistro della home page di Home Assistant fino a questo martelletto, ovvero gli strumenti dello sviluppatore. Adesso faremo due chiacchiere generali su come è strutturato questo importante strumento e troviamo infatti al di sotto della barra che ci dice il corretto posizionamento gli YAML, stati, servizi, modelli, eventi e statistiche. Ora andremo ad analizzare insieme queste voci di menu. Nel menu YAML troveremo il famosissimo verifica configurazione che utilizziamo ogni qualvolta dobbiamo riavviare Home Assistant per essere sicuri di non aver qualche errore nel file editor, soprattutto quando andiamo a modificare o a creare qualche nuovo sensore, gruppo o qualsiasi altra voce che andiamo a modificare. Quindi in questo caso, se io vado a schiacciare, il mio sistema sta facendo una verifica di tutto il linguaggio YAML inserito e mi dice che comunque non ci sono errori all'interno del sistema, quindi posso operare al riavvio, che sarebbe questo tasto rosso che troviamo sul lato destro. Poi in basso invece troviamo dei menu che sono molto comodi, perché per chi ha la passione di dover integrare vari componenti oppure di scrivere le automazioni, gli script oppure modificare il linguaggio o meglio il codice della Lovelace della dashboard, qui abbiamo la possibilità di poter riavviare i singoli componenti di Home Assistant senza andare a fare un riavvio completo. Qual è il vantaggio di questo concetto? Che noi saremo molto più veloci nel ricaricare quella specifica componente di Home Assistant. Quindi vedete che è proprio suddiviso in posizione, personalizzazione, automazioni, entità riga di comando, gruppi, entità di gruppo, storico, statistiche dell'entità. Quindi in base a tutti i vostri componenti installati troverete più o meno voci all'interno di questo sottomenu di ricarica configurazione YAML. Quelli che a noi più tardi saranno comodi ed efficaci sono sicuramente entità modello, eccole qua, quello che andremo ad affrontare, oppure per quando uno deve integrare qualche sensore oppure qualche attuatore della casa famiglia Shelly tramite MQTT, sarà molto utile entità MQTT configurate manualmente. Quindi in questo modo andiamo a evitare di spegnere, di riavviare tutto il nostro server domotico, ma di fare una razionalizzazione su quello che effettivamente ci interessa. Questo è il primo passo. Poi continuerei immediatamente con gli stati. All'interno di questo menu troveremo tutte le nostre entità. In questa istanza di Home Assistant effettivamente sono moltissime, perché come potete vedere ne ho una vera miriade. Quindi per ottimizzare nel momento in cui dovrete andare a cercare un'entità potete utilizzare questa lente di ingrandimento che è un filtro. Quindi in questo caso io troverò per esempio luce sala, ho sbagliato a scrivere, scusate, luce sala, e vedete che appare automaticamente. L'unico avvertimento e particolare che vi do è che nel momento in cui dovrete andare a fare una ricerca in questa specifica banda dovete scriverlo con
gli spazi con gli underscore oppure con il dominio di quell'entità, ovvero light, lock, media player oppure una cover nel caso si tratti di una serranda oppure come se la chiamate tapparella. Per esempio, se io adesso voglio andare a trovare per esempio la tapparella della sala, vedete che me la trova, però se inserisco un ultimo spazio no. Quindi se volete fare una ricerca dettagliata dovete fare in questo modo, oppure se doveste trovare tutti i binary sensor, a questo punto per fare una ricerca più generica e poter visualizzare solamente binary sensor, potete scrivere, come vi stavo accennando, binary sensor underscore sensor. Quindi in questo caso ci andrà a trovare tutti i binary sensor della nostra istanza, che abbiamo anche creato noi manualmente, che andremo a creare, a configurare proprio nel file editor. Qui possiamo filtrare anche per gli stati oppure per gli attributi. Poi ricordiamo inoltre che ogni entità di Home Assistant è fornita di il nome dell'id, che sarà questo qua, il nome che noi assegneremo a questa entità, ovvero quello che abbiamo assegnato noi, lo stato e soprattutto gli attributi, che sono uno strumento molto importante e spesso sottovalutato di Home Assistant. Per quale motivo dico questo? Perché se noi adesso andiamo per esempio nella nostra Alexa, che utilizziamo quindi dal nostro eco, quindi se io scrivo eco sala, vedete che mi compare l'eco sala, che sarebbe con l'entità media player, eccolo qua, media player, e vedete che mi dà molti attributi, come potete osservare. Quindi mi dà il volume, il settaggio del volume, se il volume è in uno stato di muto oppure meno, in che stato si trova comunque il riproduttore, il nostro eco, se è disponibile oppure meno. Quindi se ci sono dei dispositivi associati, ci sono molte entità. Questo è valido anche per altre sorte di integrazioni, per esempio nel nostro vacuum aspirapolvere. Vedete, ho fatto la ricerca proprio tramite vacuum in modo da averlo subito disponibile. Qui lo stato che lui ci dirà è solamente che è nella dock di ricarica, però se andiamo a vedere all'interno degli attributi potete osservare che ci dà moltissime informazioni che però possono essere sfruttate appieno per poter utilizzare quel dispositivo in un modo più consono e molto più ottimizzato. Infatti se vedete ci dà il numero delle stanze, kitchen, corridoio. Anzi, a tal proposito vi ricordo di andare a vedere il nostro video dell'ultimo nato in casa Ecovacs, ovvero l'X1 Turbo, perché è veramente un ottimo prodotto che ha proprio queste caratteristiche, anche se in questo caso si tratta di un altro prodotto della Ecovacs. Quindi come potete osservare ci dà il numero delle stanze ma anche il livello della batteria, di carica della batteria. Però nel momento in cui noi andremo a schiacciare, andiamo a fare una ricerca di questo dispositivo e andiamo su tutti i nostri pannellini, andiamo a cercare l'Ecovacs Billy, quindi Debo, eccolo qua, un dispositivo 23 entità. Come potete vedere, Billy non ci dirà quant'è la percentuale di batteria, però la cosa che noi possiamo fare, o meglio ce la dirà, ma solamente all'interno della finestra pop-up che si apre nel momento in cui schiacceremo nel robottino. Però se noi volessimo utilizzare questo sensore per poter creare una dashboard e mettere il livello di carica del dispositivo, come in questo caso dove ho tutte le batterie tramite la percentuale in visuale, non potremo utilizzarlo, quindi dovremo avvalerci degli strumenti dello sviluppatore che vi stavo dicendo in questo caso. Dopo magari sarà proprio l'esempio lampante che utilizzeremo. Poi affrontato questo argomento vi spiegherei anche
il discorso di impostare uno stato, perché è vero che noi abbiamo questa ricerca per poter avere tutte le entità sotto controllo, in quale stato si trovano e anche gli attributi, come vi ho spiegato, ma abbiamo anche un altro importante metodo, un'altra tipologia di strumento che è molto utile, ovvero questo di impostare uno stato. Per quale motivo potrebbe occorrerci un sistema del genere? Quando noi scriviamo le automazioni, succede che per testare le automazioni ci appoggiamo sulle segui azioni di Home Assistant della nostra interfaccia grafica delle automazioni, ovvero questa. Vi faccio anche vedere. Automazione, quindi se io faccio auto off pulsante, nel momento in cui prendiamone un'altra, avvio MQTT, nel momento in cui ho disabilitato tutto, perché noi utilizziamo Node-RED. Per i più appassionati vi riporto al video anche su Node-RED, il video corso, che è molto affascinante e nel quale potete imparare molte cose per ottimizzare le automazioni. Quindi in questo caso voi lo troverete, lo vedete disabilitato perché non la utilizziamo, però nel momento in cui noi vogliamo andare a provare questa automazione facendo finta che è appena scritta, andiamo a fare esegui, quindi lui ci andrà a fare l'azione, quindi l'azione direttamente. Però se volessimo testare i trigger, le attivazioni oppure le condizioni di questa automazione, è qua che comunque usciremo pazzi a far scattare il sensore PIR piuttosto che il sensore temperatura, oppure a volte può capitare di fare un'automazione legata alla geolocalizzazione e noi non possiamo testarla fino a quando non usciamo fisicamente da casa e poi rientriamo, ed è qua che ci viene incontro proprio imposta uno stato. Oppure ancora meglio, nel momento in cui abbiamo un'attivazione, due attivazioni seguite da tre condizioni, diventa impossibile, magari più complesso, testare quell'automazione, e quindi noi possiamo avvalerci di questo magnifico strumento proprio per cambiare lo stato di quei sensori, di quei dispositivi, per andare in modo tale a innescare l'automazione e a vedere il corretto funzionamento. Quindi detto ciò, andiamo a fare subito un esempio pratico. Nel nostro caso specifico, come potete osservare, ho la luce di questo computer, dietro questo computer acceso. Quindi se io volessi testare un'automazione con questa luce, che succederà? Scriverò luce computer, quindi luce computer, eccola qua, come vedete è accesa la lampadina. Se io volessi testare il tutto su uno stato off ma far rimanere l'entità a prescindere separata, come in questo caso andrò a scrivere off, vedete? Scrivo off, vado ad impostare lo stato e guardate che cosa succede. Qui è rimasto registrato off, la luce, come potete osservare, dietro di me è sempre accesa, però nel momento in cui andrò a cercarla sulla barra che vi ho detto precedentemente, risulta spenta. Adesso faremo la prova del 9 andando nel menu proprio delle luci e come potete osservare la luce rimane spenta, l'icona. Quindi che succede? Nel momento in cui io vado a rischiacciare, lui giustamente me la riaccende, quindi ancora non si può vedere nulla come prova reale, ma se io vado a schiacciare, come potete osservare, rimango al buio ed è correttamente spenta. Quindi noi abbiamo forzato il sistema a far credere che questa entità sia in uno stato di off a prescindere dal suo funzionamento. Quindi questo qua è molto comodo, come vi ho accennato prima, nel caso in cui un'automazione che è legata alla geolocalizzazione, io sono vicino al computer dentro casa a testare, quindi in questo caso io cambio la mia posizione geolocalizzazione dicendo not home, e a quel punto lui mi farà scattare l'automazione, avrò possibilità di testarlo all'interno della casa, dell'appartamento o di qualsiasi casa noi abbiamo collegato in Home Assistant. Quindi spero di essere stato chiaro, mi raccomando, per qualsiasi domanda scrivetecelo anche nei commenti e passerei immediatamente alla terza voce di questo menu, ovvero quella dei servizi.
Questa parte di menu è molto importante soprattutto nelle azioni delle automazioni o degli script, perché se noi andiamo nel menu automazioni e script, se creiamo una nuova automazione vuota, noi avremo qua tutto il menu delle azioni, ovvero l'attivazione e le condizioni sono quello che vi ho scritto, che vi ho spiegato prima, quindi lo stato oppure le condizioni di un sensore per subordinarlo, mentre il strumenti per sviluppatori servizi è molto utile per andare a testare magari qualche comando particolare, qualche azione particolare che noi vogliamo dare a Home Assistant di eseguire, che vogliamo che Home Assistant esegua. Quindi invece che testarlo qua dove magari è molto più scomodo perché devo aspettare il trigger o roba varia, io vado a testare prima di scrivere questa automazione qua sul menu servizi degli strumenti per sviluppatori, vado a scegliere proprio quello che io voglio evocare su quell'automazione. Come potete vedere qua avete invece tutte le categorie a differenza di light, vacuum oppure per impostare lo stato del binary sensor o del sensore, qualsiasi cosa. Qui invece avrò tutti gli oggetti comandabili in Home Assistant e ovviamente anche qui sarà personalizzata a seconda dei dispositivi che voi avete integrato nel vostro amato hub. Quindi in questo caso io ce l'ho molti perché la mia stanza è abbastanza ricca. Come potete vedere abbiamo il dominio notifiche piuttosto che luce, recorder per registrare qualsiasi cosa, il telecomando perché ho il Broadlink comunque installato, quindi anzi a maggior ragione vi lascio anche il link del Broadlink che ci fa utilizzare tutte queste cose. Oppure le scene, gli script, le luci, la lock, cioè la serratura, e avremo tutte le nostre azioni possibili. In questo caso prendiamone una semplice, quindi andremo su luce, cancelliamo tutto quanto qua, luce toggle, ovvero accendi o spegni a seconda dello stato precedente, spegni turn off, turn on accendi. Oppure ci dà tutti, come suggerimento, tutti gli script dove c'è una luce che andiamo a comandare. Quindi in questo caso noi faremo luce turn off, oppure anzi facciamone uno un po' più complesso di luce turn on, quindi accensione. Per esempio il discorso di cambiare colore o diminuire, aumentare la luminosità. Quindi in questo caso facciamo luce turn on, scegliamo l'entità in quest'altra casella e prenderemo in considerazione luce computer, eccola qua, e possiamo dire di fare una transizione o piuttosto che impostare un colore, per esempio mettiamo tramite l'editor pure visivo la luce rossa, arancione, e oppure possiamo dargliela anche per il nome del colore, per esempio qua possiamo scrivere proprio tutti i colori che dispone di questa luce. Quindi qua abbiamo una serie di impostazioni a seconda dell'oggetto che andremo a scegliere, oppure la tonalità del colore della luce, e poi una volta che abbiamo terminato tutto, che abbiamo selezionato quello che noi vogliamo, andiamo a evocare il servizio. Infatti come vedete ha cambiato la tonalità del colore da una tonalità naturale a una tonalità colorata rossa. Quindi è molto utile anche questo passaggio. Per esempio qua vado a deselezionare il color name, deseleziono il color e imposto color temperatura e gli seleziono su questo scroll luce naturale, e infatti l'ha reimpostata correttamente. Questo sembra una cosa molto elementare che si può fare anche sulle automazioni, ma quando abbiamo un'azione più complessa dove addirittura vogliamo scrivere un comando tramite il linguaggio YAML oppure verificare il corretto funzionamento di quell'oggetto, è molto comodo testare il tutto prima in questo strumento. Bene, invece andiamo alla voce modelli dove possiamo creare i nostri template come accennato. Quindi per creare un sensore e vogliamo vedere il risultato che ci darà il sensore, basterà andare a prendere il codice che troviamo anche sulla documentazione ufficiale di Home Assistant, andando sulla pagina ufficiale, quindi mettiamo sensor template
Home Assistant, eccolo qua, e qua abbiamo tutti i vari sensori template che possiamo creare. Quindi in questo caso, per esempio, in interruttore vediamo che c'è state sensor on. Questo è per fare un sensore di accensione spegnimento. Per esempio, se andiamo nel mio file editor, invece, che abbiamo qualche esempio già pronto senza che vi annoio, se io voglio sapere qual è la velocità del vento della mia integrazione, per esempio del meteo, perché se noi andiamo a vedere lo stato del weather, quindi andiamo a scrivere proprio weather, quindi previsione giornaliere, vedete che lo stato è cloudy, quindi ti dice lo stato nuvoloso, sereno piuttosto, però ci darà anche una serie di molte altre entità che si possono creare, quindi la temperatura, l'umidità, la pressione, la velocità del vento. Quindi se noi volessimo creare un sensore con questi attributi, andremo sulla voce modelli, metteremo qua, per esempio, al posto di questo metteremo quindi il weather, perché metteremo l'entità corrispondente. Quindi vado qua, copio, scriviamo weather, eccolo qua, copio l'id con questo tasto, vado su strumenti sviluppatori, cancellerò questo, metterò l'entità in questo caso, e poi mi andremo a mettere l'attributo, quindi l'attributo che ci interessa, che sarà, per esempio, mettiamo la temperatura, CTRL C, strumenti per sviluppatori, qua in questa casellina inseriremo l'attributo, e come potete vedere la stampa di questo modello Jinja ci dice che la velocità del vento è 8,4. quindi noi nel momento in cui vorremmo creare un sensore template, copiamo questo modello scritto con il codice, prendiamo CTRL C, andiamo sul file editor, quindi mi ricollego alla mia istanza, apro una nuova scheda, file editor, eccolo qua, e quindi metteremo il nostro bel codice qui, lo copieremo. Possiamo prendere anche il platform template del precedente modello, lo copieremo, copiamo questo codice, andremo verso il basso, attenzione sempre alla dentatura del file editor. Adesso vi allargo lo schermo in modo tale che possiate vedere meglio. Eccoci, quindi metto CTRL, seleziono tutto questo vecchio sensore in modo tale che ho già la base di partenza per evitare di scrivere il tutto, CTRL V, e andrò a cambiare però il value template che abbiamo testato nello strumento per sviluppatori con questo. Quindi prendiamo questa stringa, la copiamo e la metteremo al posto di questa. Attenzione alle virgolette, quindi vado a selezionare attentamente solo dove ci sono fino alle parentesi graffe, faccio un CTRL V e come potete vedere è stato aggiornato. Questo sotto si potrà andare a cancellare, salviamo, quindi qua scriverò, per esempio, andrò a modificare il nome, quindi faremo una prova proprio con voi, scriveremo temperatura di prova, temperatura di senza spazi, prova, ok, 2 punti, qua metteremo il friendly name, ovvero il nome che scegliamo noi, per comodità lo farò rimanere uguale, quindi temperatura di prova. Quindi ok, il sistema ci sta dicendo che non ha riscontrato particolari errori, perché vediamo il pallino verde illuminato. Salviamo il tutto, quindi platform template, sensors, temperatura di prova, friendly name, l'unità di misurazione, quindi qua possiamo mettere addirittura qualsiasi nostra vogliamo, per esempio Pippo, scriviamo Pippo, vediamo che cosa ci darà poi dopo il sistema. Quindi ho scritto Pippo,
value template, quindi io sto dicendo tu devi ricavare il dato da questa entità weather previsioni giornaliere e da questo attributo e devi utilizzare questa unità di misurazione. Pippo. Quindi salvo, andiamo sullo strumento per sviluppatori dove è qua il linguaggio YAML e andremo proprio a riavviare la nostra istanza, ma non completamente, solamente l'entità modello, in modo tale che possa apparirci il sensore appena creato. Quindi schiacciamo e come potrete osservare la velocità del riavvio di tutte le entità modello è velocissimo, non impiegherà più 1 minuto 45 secondi piuttosto che 2 minuti 3 minuti dall'istanza di cui ci troviamo, la potenza di elaborazione e di calcolo del sistema, ma pochi secondi. Quindi adesso andrò su stati e metterò temperatura di prova e come potete vedere ecco qua che ci sta dando sensor temperatura di prova, il nome che abbiamo dato è friendly name 8,4, l'unità di misurazione è Pippo. Quindi come potete vedere posso creare qualsiasi sensore da tutti i dispositivi che ho all'interno di Home Assistant, è per questo che ci tenevamo molto a spiegarvi bene tutti questi strumenti. Quindi con questo dei modelli ci siamo, ovviamente vi rimando alla documentazione ufficiale per vedere tutte le varie possibilità che si hanno, ma avendo capito questo giochetto che si svolge all'interno dei template potete creare e sbizzarrirvi a creare entità che volete. Poi l'ultima infarinatura generale sarà quella sugli eventi. Praticamente il nostro amato server darà degli eventi a cui è possibile iscriversi e ascoltare, per esempio quando si riavvia Home Assistant, quando c'è un aggiornamento di un device all'interno del registro, piuttosto che una notifica di aggiornamento persistente. Quindi se noi vorremmo iscriversi agli eventi andremo a iscriverci qua, oppure andremo noi a scatenare un evento se per esempio la nostra automazione è legata al trigger di un evento stesso. Mentre invece infine sulla voce statistiche, qua noi abbiamo tutta la parte sensoristica, perché come potete vedere si tratta di tutti i sensori, e ci dà la possibilità in questo menu di correggere il valore che ci mostra, quindi andare a cliccare qua, o meglio andiamo su un altro perché questo qua è l'entità vuota, clicchiamo qua, gli andremo a selezionare qual è il periodo del sensore che vogliamo cambiare e lui infatti ci fa vedere tutti i consumi di questo sensore suddiviso per orario. Vedete, perché io ho messo solamente 18,40, quindi lui è partito da 10 minuti, 20 minuti, 10 prima e 10 dopo, però noi possiamo cambiare l'orario da queste caselline per cambiare l'orario. Quindi io seleziono qua e gli dico che il nuovo valore deve essere superiore o inferiore di tot kilowatt e lui mi andrà ad aggiustare direttamente le statistiche registrate nel lab per farci vedere sempre i dati corretti nel caso in cui ci sia stato un malfunzionamento. Questo è indicato per i sensori. Poi ci dà anche la panoramica se si riscontra qualche problema, in questo caso è tutto perfettamente funzionante, o piuttosto per esempio qua ci dice anche la statistica non è disponibile perché non c'è nessun dato per questa entità, perché sarà un'entità vecchia oppure di prova, quindi in questo caso non ha nessuna possibilità di modifica. Con questo ragazzi siamo arrivati al termine di questo episodio. Mi raccomando, diteci all'interno dei commenti che cosa ne pensate di questa sorta di videocorso. Se avete qualsiasi domanda scrivetecela, vi saremo lieti di aiutarvi e di rispondervi. Mi raccomando di lasciare un bel like nel caso voleste che continuassimo pure in qualche altro videocorso e mi raccomando di iscrivervi numerosi al canale. Per questo episodio è tutto, vi saluto, spero di non avervi annoiato e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!